Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, lei inedito. Sono così felice oggi. Sono così felice di darvi delle straordinarie notizie. Dall'ospedale papà è fuori pericolo, riprende sempre meglio. Abbiamo fatto la TAC, quindi ci voleva una tirata di orecchie, capito? Una tirata di orecchie. Io in questi giorni vi sto pubblicando i segni zodiacali, quelli sull'amore che avevo fatto 10 giorni prima del caos di questi giorni, perché io in questi giorni non ho fatto niente. Mi sono vissuta un dolore mh, pazzesco, un qualcosa di inverosimile. E, ed è quello che ho voluto trasmettervi anche con il video che vi ho pubblicato domenica. Allora, le immagini impressionanti della nostra vita, quelle che ci arrivano in questo periodo storico, sono una dopo l'altra, perché l'umanità si deve risvegliare. A che cosa? All'amore, al darsi, all'offrirsi a quello che accade. E allora, come vi ho già detto nell'altro video, io stavo nell'emozione con il Dio, stavo con il Dio, non avevo nessun obiettivo se non lottare contro la mia stessa resistenza al darmi a quella cosa che mi stava accadendo, a non volerla gestire con la mente, a non voler analizzare perché è accaduto. E quello che vi voglio dire da questa esperienza è proprio che per l'anima il fine è la lotta. Gli dei lottano, sono sempre in guerra, ma contro cosa? Contro le nostre stesse resistenze al darci a ciò che ci arriva. Perché gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, numi, daimones, e gli dei non hanno bisogno di permesso per arrivare. Arrivano perché hanno una fine e non hanno cause. Se vogliamo, la causa è già contenuta nel fine, e il fine ultimo di ogni evento che accade è quello della libertà e dell'amore. Ma libertà da cosa? Dalle nostre stesse resistenze. E grazie per le centinaia di messaggi, mail che ho fatto leggere tutti a uno a Gianni San. Il nostro amore sta cambiando il mondo, sta cambiando la prospettiva di come guardiamo le cose, aiutando anche il sistema a cambiare. E quello che sentivo forte in questi giorni era quello che Krishna disse ad Arjuna nella Bhagavad Gita, e disse: tu hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione, perché i frutti dell'azione appartengono al Supremo. Quindi, quando noi abbiamo un ideale, anche per quanto riguarda i nostri sogni, i nostri desideri, quando abbiamo un ideale, semplicemente lotti e combatti ogni giorno senza speranze, senza timori, nell'attimo presente, affidando il risultato finale al divino, perché capisci che il risultato finale non ti appartiene in nessun modo. E allora in quel modo vinci. Perché? Perché vi dico sempre che la parola speranza non mi piace. Tu lotti senza speranze e senza timori, ma lotti, perché la dimensione dell'anima è la lotta contro le resistenze della mente al darsi. Allora la speranza cos'è? La speranza è un attaccamento ad un ipotetico risultato finale. È un attaccamento. E stiamo qui sulla Terra a sciogliere paure, resistenze e attaccamenti. La speranza nasconde sempre un attaccamento ad un'immagine, ad un ottenimento. L'obiettivo dell'anima è invece conseguito sempre senza attaccamento. L'obiettivo dell'anima ha sempre come finalità quello di risvegliare in noi doti, capacità e talenti, che poi l'anima applica al suo ideale, che è l'obiettivo reale. In questi giorni di fortissimo dolore, ehm, ho sviluppato doti, capacità, talenti, ho implementato le pratiche, facendo pratiche anche di guarigione su mio padre, anche se lui ha il suo percorso, no?
e quindi sviluppando delle capacità extrasensoriali che tramite il dolore, alleandomi al dolore, potevo sviluppare. Più determinazione, più forza, più concentrazione nel dolore stesso. E quello era l'obiettivo dell'anima. E siccome sa che mio padre è il mio grande samskara, quindi l'immagine più impressionante per farmi fare questa esperienza, allora cosa fa? Siccome qua l'evoluzione accelera, un samskara, cioè un'immagine impressionante dopo l'altra, allora ti mettono davanti le più impressionanti. Perché? Perché devono risvegliare in te doti, capacità e talenti. Quello è l'obiettivo supremo dell'anima, di cui gli obiettivi intermedi, che sono i nostri, i sogni che abbiamo nella vita, sono gli obiettivi intermedi dell'anima. Che se li raggiungi o meno all'anima non importa se tu raggiungi o meno gli obiettivi, i sogni intermedi che hai. All'anima interessa soltanto che tu lotti per conseguire quegli obiettivi anche se non li raggiungi. E questa cosa per la mente razionale è paradossale, non può la mente razionale combattere per un obiettivo se non si attacca all'ideale. Mi spiego, cioè non può la mente razionale prefigurarsi il fatto che stai combattendo senza attaccarsi all'ideale, all'obiettivo stesso. E qua sta il bello, qua sta il bello. L'ideale, quando tu hai un obiettivo dell'anima e sei distaccato dal risultato finale, anche se lotti con tutte le tue forze per realizzarlo, devi lottare perché l'anima lotta con tutte le sue forze per raggiungere un obiettivo, ma è totalmente distaccata dal risultato finale. Perché? Perché ciò che interessa all'anima è la lotta stessa, perché le serve per risvegliare doti, capacità, talenti. Quindi noi dobbiamo lottare per i nostri obiettivi, ma senza attaccamento al risultato finale, cioè stare nell'attimo presente della lotta stessa. Stare nell'attimo presente della lotta stessa. Io lottavo con tutte le mie resistenze al darmi a quello che mi stava accadendo, volevo conseguire la libertà. Ovviamente non è che voglio che mio padre sia sempre meglio in salute, no? Ma io riesco a sentire l'attaccamento a questa cosa, da figlia giustamente, alla incarnata in un ego, riesco a percepire la sottile differenza tra quell'attaccamento da figlia, da immagine di figlia, alla lotta stessa dell'anima che vuole liberarsi dallo stesso attaccamento di quell'immagine. Allora lotti notte e giorno all'ospedale e stai lì contro tutte le tue stesse paure e resistenze, acquisendo sempre più doti, capacità e talenti. E la mente razionale non è capace di lottare per un obiettivo strenuamente senza attaccamento all'obiettivo. Ed è proprio l'attaccamento all'obiettivo che ci porta sempre alla sconfitta, Lottare nell'attimo presente, quello è l'obiettivo, quello è il risultato, che consegui lottando nell'attimo presente. Quindi lottare senza speranze e senza timori. L'umanità, ne parlavo questa mattina con delle persone care, sempre i miei amici che hanno supportato tutto questo insieme a tutte noi. L'umanità, siamo nel Kali Yuga, quindi stiamo vedendo proprio stiamo raschiando il barile del Kali Yuga e questa è un'opportunità straordinaria, perché il Kali Yuga cos'è? È l'assenza di l'oscurità totale. L'oscurità, quando per oscurità cosa intendiamo? L'assenza dell'invisibile, della bellezza, del darsi, dell'amore, della magia. Allora ha bisogno l'umanità di botte fortissime per sensibilizzarsi, per essere empatici, per avere il cuore, per smettere di giudicare, per smettere di avere quella mente analitica che ti fa sembrare le cose brutte.
per smettere di essere freddi, perché l'umanità sta passando dal terzo chakra al quarto e con queste botte forti gli attaccamenti si sradicano e fa malissimo quando tu ti togli la pelle che è un attaccamento, fa malissimo. Allora stare lì ti permette di fare che la natura faccia il suo corso, facendoti staccare quegli attaccamenti e iniziare a passare dal terzo al quarto chakra. E siamo i pionieri del nuovo tempo per questo. E allora noi lo sapevamo già, e dicevo questo con i miei amici prima, quando stavamo dalla parte invisibile, dicevamo, ah sì, allora programmo questo, farò questo, ah che figata, farò questo, poi gli farò venire degli attacchi di panico pazzeschi alla Francesca, gli farò vedere suo padre in questo modo, gli farò vedere suo padre quest'altro, ma che figata, è tutto come se fosse vero. Speriamo che quando mi incarno me lo ricordi, cioè un po' così, è tutto come se fosse vero. E allora noi abbiamo studiato quasi nel dettaglio ciò che ci sarebbe accaduto, perché non esiste il tempo. Cosa vuol dire? Quando vai di là ti ricordi che tutto accade adesso e quindi tutte le immagini più impressionanti te le sei portate dietro da tante incarnazioni, sono sempre le stesse queste immagini impressionanti. Allora, tutto quello che ti accade, diciamo più o meno c'è questo destino, ok? Quasi prestabilito questo destino, ma non è scritto sulla pietra. Cosa vuol dire? Che questo destino continua ad accaderti da centinaia e centinaia di vite, sempre lo stesso, ok? Quindi non è quello che accade che ti fa la differenza, no. Ma come ti approcci questa volta a quello che ti accade e che ti è sempre accaduto. E allora una volta che tu cambi l'approccio, tutto cambia, la realtà cambia, tutto cambia. Ok? Quindi, ragazzi, veramente, sto uscendo da... Non vedevo l'ora di fare lui lei, volevo farci una grossa risata insieme. Io vi faccio... non lo so, il mio amore è strepitoso e sconfinato per tutte voi e tutti voi. Vi ho sentito fino all'inverosimile, mentre leggevo i vostri messaggi ero disperata. E per- ehm, è stato immenso, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Non mi sono, diciamo, non potevo esimermi dall'avere una paura fottuta, eccola qua, scusatemi il termine, ma ci sono andata dentro. E quindi anche noi siamo anche attaccati, no, all'immagine stessa che abbiamo delle figure di riferimento. Siamo attaccati all'immagine di com'era prima quella persona e di come potrebbe essere dopo, ma quello che potrebbe essere dopo dipende da come tu ti approcci a quell'immagine. Un calderone di paure, ma papà, ma se non ce la fa, ma se ha bisogno dell'ossigeno, così. No, no, oggi sono andata, questo si sta riprendendo piano piano, cioè nel senso ha avuto un enfisema polmonare ma che ce l'ha già dall'anno scorso, cioè poi mio padre è un discolo, tanta saggezza, ma infatti non lo giudico perché voglio dire sono sua figlia e il problema è anche questo, allora tutto è puro per i puri, all'origine delle cose tutto è puro, è l'essere umano che dando un giudizio determina il risultato di quella cosa, se ti farà male o ti farà bene. Allora, diciamo che a livello di mappa mentale, mio padre deve smettere di fumare. È un grande fumatore da più di 65 anni, no? 60 anni. 2 pacchetti e mezzo di sigarette, di MS Extra Light. Ecco, ha quell'identità. Allora, ma il fumo in sé, quello che io ho elaborato in questi anni, non dagli studi, ma dall'esperienza empirica,
Anch'io fumo il tabacco. Ma il fatto qual è? Non è il fumo in sé il problema. Non è il fumo in sé il problema. Il problema è sempre quello che tu devi evolvere e quello che l'anima ti mette davanti per farti superare paure, attaccamenti e resistenze. Quello che karmicamente l'anima ti mette davanti per farti superare paure, resistenze e attaccamenti è la cosa giusta per te. Per mio padre è il fumo. Va bene? Cioè mio padre smettendo di fumare, quindi nel caso in cui mio padre smetta di fumare, che cosa succede? Che lui realizza doti, capacità e talenti, ha superato un suo limite, perché è in quello che ha messo attaccamento. Mio padre ha l'attaccamento al fumo e laddove c'è l'attaccamento, qualsiasi attaccamento è qualcosa da trascendere. Siamo qua apposta. Ecco, per mio padre, come quello che vedo dalla sua storia, e vi sto raccontando questo che magari io cerco di fare sempre dei video utili a tutte voi, no? Sulla mia esperienza, non per sentito dire, non per aver studiato chissà che cosa. Se tu non fai l'esperienza empirica non puoi tramandare un cacchio, ok? Allora, non è il fumo in sé, non è il fumo in sé. Perché ci sono tantissime persone, cioè il nonno della mia carissima amica è morto a 98 anni e fumava, ma non è morto di problemi ai polmoni, è morto di vecchiaia. Cioè, quindi non è la cosa in sé, non esistono oggetti esterni, ma laddove tu devi fare un certo tipo di esperienza di superamento di te stessa o di te stesso, tu hai gli strumenti davanti che sono i tuoi. Per mio padre è il fumo, per mio padre è quello. Quindi, per superare i suoi limiti, laddove tu hai più attaccamento possibile, laddove è lì che la vita ti farà le prove. Allora, sono tanti anni che mio padre dice smetto di fumare, dopo 4, mi aveva anche 4 bypass mio padre. Poi non perde mai quel senso dell'umorismo incredibile, incredibile, che ti viene voglia da prenderlo a schiaffi, guarda. E, e la sua immagine, e la sua immagine, e la sua immagine. Allora, laddove hai più attaccamento, laddove hai più attaccamento, la vita ti darà una prova affinché tu possa essere libero dall'attaccamento. Allora gli fa venire la crisi respiratoria, dove si spaventa a morte, dove apprezza il dono della vita, della bellezza, della ricchezza della vita. Cioè, il punto qual è? L'equilibrio di tutte le cose, l'equilibrio delle cose. Il punto è l'equilibrio, è l'equanimità, il punto è l'equilibrio, non una, come dire, eh, l'asticella sbilanciata solo da una parte, è l'equilibrio. In medio stat virtus, nel mezzo sta la virtù. Come dice pure mio padre, come ha sempre detto. Ma per esempio anche lì non c'è da giudicare niente, non è che tu devi fare tutto il possibile per darti, per essere utile, eccetera, ma poi il risultato delle azioni è affidato al divino. Come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, a fare, a lottare, a combattere, ma non ai frutti dell'azione, perché i frutti dell'azione appartengono al Supremo. Quindi tu devi combattere senza timore e senza speranze. Cioè, è una cosa inconcepibile per la mente. Però, ragazzi e miei ragazzi, qua stiamo nel Kali Yuga e voi siete i fondatori, i pionieri della nuova era. Allora questi concetti devono entrare nelle vostre cellule, nelle mie cellule, affinché si crea, come diceva il grande Sri Aurobindo, il cosiddetto potere automatico. Allora dovete sapere che il grande maestro mi scioccò questa cosa e capì il senso di tutto questo che vi sto dicendo. Andarono dal grande maestro e gli dissero: maestro, che fumava, no? Sia il sigaro, la pipa, sempre, sempre. Maestro, maestro, ma come? Ma lei, così attaccato al fumo, lei che è maestro. Si girò il maestro e disse: è lei che è così attaccato al non fumo. Ecco,
quando venni a conoscenza di questo che il maestro disse a un intervistatore, mi scioccai. È l'attaccamento il problema. È l'attaccamento quello di cui noi ci facciamo capaci e cerchiamo e lottiamo con tutte le nostre forze per disidentificarci dall'attaccamento. E quando noi togliamo un attaccamento fa malissimo, perché? Perché stai strappando e devi stare nel dolore, devi stare nel dolore, devi stare con consapevolezza nel dolore, non esserne vittima, questo che fa la differenza, mi spiego? E quindi ce la stiamo mettendo tutta, ragazze mie, ragazzi. Sì. Allora, facciamo il nostro lui-lei in un giorno così, in un giorno di mezzo. Ecco, diciamo, tu stai riprendendo? Sì. Ma io comunque vi voglio baciare una a una, uno a uno. Veramente è stato bellissimo, dai, bellissimo. Ma tanto ve l'ho scritto, io ho risposto alle mail mentre scrivevo disperata. Ma io ho aperto questo canale perché noi creassimo una famiglia di persone consapevoli e risvegliate che, per aiutare Madre Terra, il pianeta Terra. Io, come vi dico sempre, non ho desideri personali, io voglio servire con le mie doti, con l'arte, con le capacità, voglio servire. L'arte per me è qualcosa che deve servire ad aiutare, a dare un sorriso, a dare consapevolezza, a far ridere, a fare complice, a fare famiglia. E noi facciamo arte qua. E, e tutto questo cosa fa? Cosa succede quando ti disidentifichi da tanti attaccamenti, no? Succede che ti togli sempre più il superfluo, inizi a vedere l'intensità delle cose, la bellezza del reale in ogni cosa che esiste, eliminando sempre più superfluo, e non ti conformi più, non sei più omologato, e allora dandoti il servizio, servire gli altri, servire il prossimo con le proprie capacità, i propri talenti, darsi, non c'è cosa più grandiosa che darsi, con la gioia nel cuore, senza speranze e senza timori, darsi. Il sacrum facere è quello che fa aprire il quarto chakra, che ci fa passare dalla dimensione egoica della terza dimensione alla dimensione cardiaca. Ok? Wow, grazie mille, un bacio a tutti. Allora, iniziamo la nostra soppopera che mi è mancata. Allora, ragazzi, ho preso degli oracoli nuovi, cioè mi sono arrivati da internet. Allora, ho preso degli oracoli mensaje de amor, baraja de oráculos in spagnolo, che già soltanto a pronunciare, a me quando parlo spagnolo mi fa impazzire già a pronunciarlo. Ve li leggo tutti, vi leggo. Quindi abbiamo i nostri oracoli nuovi, poi ho preso queste carte delle fate d'amore in inglese. Allora, non ridete, anzi, iniziate a ridere adesso, ragazzi miei, perché sicuramente allora, io ho studiato inglese. Sono stata un anno in Australia, me la cavavo da Dio. Dopo 6 mesi ho iniziato a parlare inglese. Per i primi 6 mesi ero muta, più o meno per i primi 6 mesi, no, per i primi 2 mesi muta. Muta, perché io ho provato in tutti i modi a imparare l'inglese. Allora, sono andata ai viaggi vacanza a studio quando avevo 15 anni perché mio nonno e mia madre mi volevano mandare per forza. Io piangevo, non ci volevo andare a Cambridge, a Londra. Ok. Ci hanno provato a scuola, niente. A scuola avevo 4 in inglese, niente. Professore, non ce la fa. No, signora, la sua figlia l'inglese proprio non lo... Ok. Corso dopo l'università, durante l'università corsi di inglese, sai quei corsi lì, niente, non c'è, non mi entra, niente, non mi entra, niente. Ok, ho detto allora, adesso vado in Australia. Se io non imparo l'inglese in Australia, stando lì disperata, senza niente, non lo imparerò mai. Sono andata in Australia, ho imparato l'inglese, però io ti affermo che a me l'inglese non mi piace. Non è che non mi piace, non è lingua mia, ci ho provato in tutti i modi. Invece faccio un corso di spagnolo all'università, sai che dovevi scegliere un'altra lingua. Primo corso di spagnolo, io alla prima lezione, io leggevo in spagnolo.
Ho abitato poi a Barcellona tanti mesi, lo sapete, ma è come se fosse l'italiano per me. Quindi quando una cosa ti entra è tua. Se una cosa non ti entra, io ci ho provato, non mi entra. Perché sto facendo tutta questa premessa? Perché inizierete a ridere dalla mia pronuncia qua in inglese, che non capirò una mazza qua perché non sono inglese, è scritto in corsivo. Quindi non capirò i termini, mi farò ispirare. Quindi iniziamo con la nostra soap opera preferita. Allora, che bello gioire, ragazze mie, che bello gioire. Allora, prima vado a bere un bicchiere d'acqua, un attimino, ragazzi, e torno subito e iniziamo con la nostra soppopera, eh? Allora, prima di iniziare voglio dirvi anche un'altra cosa, no? Perché spesso lo sento anche quando mi scrivete per email, no? Io vi capisco, io vi sento, perché se io non avessi questa, se io non attraversassi con voi tutto quello che state sentendo, non potrei dare un giusto esempio, una giusta direzione, no? Quando no, alcune persone poi mi dicono: no, Fra, ho già sofferto tanto, non ce la faccio più. No, no, è che sei stata vittima di quella sofferenza. Non hai incluso il dolore, ma sei stata vittima della sofferenza, perché quando è arrivato il dolore volevi mandarlo via con tutte le tue forze. Tutte le volte che è arrivato il dolore volevi mandarlo via. Ecco perché dici non ce la faccio più. Ecco perché non ce la fai più, perché non lo hai sopportato. Cioè, non puoi sopportare un Dio, una dea della sofferenza, della tristezza, della disperazione. Non puoi sopportarlo perché un Dio ti asfalta. Ti devi alleare. Ti devi alleare al Dio. Non lo puoi sopportare. Ecco perché non ce la faccio più. Il punto è la resa. Il punto è la resa. Stare nel dolore, non da vittima. Non ce la faccio più. Ma stare con due cosi così. Questi sono i guerrieri. Che siete voi. Il non ce la faccio più è perché abbiamo sopportato da vittime. Non ci siamo alleati da dei. Ok? Quindi è questo il punto. E l'anima in questo momento storico, come stavo dicendo prima, ha bisogno di nutrirsi, perché nel Kali Yuga che si è data, dove si dà credito solo alla parte visibile della vita, alla parte superficiale, al visibile, al razionale, l'anima, l'invisibile, la parte femminile è stata completamente occultata, dimenticata, l'irrazionale, il caos, ok? L'anima sta morendo di fame. Morendo di fame, come noi ci nutriamo di ossigeno, di alimenti, di acqua, l'anima si nutre di emozioni, di pathos. E tutte queste botte, una dopo l'altra, sono perché l'anima c'ha fame. E quando tu la nutri, stai nell'emozione forte, senza giudicarla né male né bene, tu la stai nutrendo, acquisendo forza, forza, forza e potere. E direi anche il due palle così, cioè nel senso, e questo è il senso. Ok, partiamo con la nostra sitcom preferita. Allora, vediamo, questi ce li mettiamo dopo, dai ragazzi e ragazzi, ok. Io sto come se fossi imbriaca praticamente, c'è proprio una sensazione pazzesca. Allora, iniziamo dall'energia maschile. Vediamo, quindi video atemporale, perché tutto accade adesso, video senza tempo. Allora, energia maschile. E guardate, no, cosa ci sta insegnando a me, cosa ha insegnato, cosa ha portato questa esperienza. Il mio maschile, la mia proiezione archetipica maschile, mio padre, era sofferente affinché si potesse svegliare, e anche il mio maschile interno affinché potessi integrarlo, no? E quindi il maschile soffre, il maschile è sofferente. Ecco perché nelle ultime settimane abbiamo visto né lui lei, no? L'energia femminile che predominava, perché è l'energia dell'anima che inizia a germogliare, e il maschile, cioè la nostra parte razionale, per come è stata fino a questo momento e come adesso nel Kali Yuga, si deve arrendere al controllo, all'analisi, al possesso, arrendere. Ok, allora andiamo a vedere energia attuale del maschile.
Video atemporale, ma valido sempre dal momento in cui lo guardi e anche dal momento in cui lo ricordi di averlo visto. Ok, tutto in immagine, un'apparizione. Energia attuale del maschile. In questo momento epico del Kali Yuga, energia attuale del maschile nei confronti del suo femminile. Energia attuale del maschile. Infatti abbiamo la luna, energia attuale, le paure, la paura di guardare nella propria profondità, le paure del subconscio, del subconsciente, la paura del caos, la paura di scendere nel regno ctonio, sotterraneo, negli inferi di Ade. Quando vita e morte sono simultanee, come vi ho spiegato anche nel video Magia Pratica 12. Noi abbiamo un corpo visibile e un corpo invisibile, chiamato corpo di bardo, che utilizziamo quando ci addormentiamo, ma anche tra un battito e l'altro, prima che inizia il battito successivo, noi siamo nel transito. E quindi il maschile c'è una certa paura a confrontarsi con le proprie profondità, che ha a che fare con il caos, l'invisibile, la luna, la notte, il regno ctonio sotterraneo. L'energia attuale del maschile è questa. E allo stesso tempo, a seconda quindi anche dei maschili incarnati come nella nostra energia maschile, si sta confrontando con le sue interiorità, con la paura di perdere il controllo, che deve perdere invece. Ok. Quali sono i pensieri del femminile? Scusami, i pensieri del maschile. Vuole col paggio di bastoni andare verso queste profondità e quindi anche scrutare quello che c'è dentro le sue profondità. Il paggio di bastoni mi parla nella realtà poi fenomenica anche di maschili, e del nostro anche maschile l'azione, ma andiamo gradualmente sui vari livelli. Ci sono maschili che vogliono parlare, aprire nuovi orizzonti, conoscere nuovi modi di vedere la vita e anche di approcciarsi al prossimo, comprensivi femminili e altre persone, no? Vogliono parlare, comunicare, nonostante ci possono essere dei maschili che hanno paura di comunicare, però vogliono comunicare, aprirsi al nuovo, a nuovi orizzonti, con entusiasmo, lo stanno pensando. Cosa hanno nel cuore i maschili? Cosa ha nel cuore il maschile? Si sente bloccato, 8 di spade. Guardate che qua c'è la volontà nella mente di aprirsi al nuovo, di parlare, di darsi, no, a questa nuova consapevolezza che sta risvegliando in tutti noi. Allo stesso tempo nel cuore si sentono c'è un po' di frustrazione con l'8 di spade. Alcuni maschili si sentono bloccati nel cuore, però hanno voglia di parlare con la volontà, no? Questo fuoco nella mente, di esplorare nuovi confini, però è come se avessero molte paure di affrontare le loro profondità. Allo stesso tempo la loro mente dice apriti, anche se ti senti bloccato dentro, apriti. Infatti qua abbiamo la torre, guarda caso, qua abbiamo nei maschili qualcosa che è accaduto negli ultimi tempi, che poi il tempo non esiste, doveva accadere in questi ultimi tempi, questo assetto planetario che porta a far uscire fuori tutte le paure più grandi che hanno i maschili, e anche siamo noi maschili, anche no? La nostra parte maschile. E non a caso mio padre crisi respiratoria, c'è giusto appunto la torre nel cuore, la paura nel cuore, no? La paura perché la torre cos'è? La distruzione di tutto ciò a cui ti sei aggrappato, delle resistenze, degli attaccamenti. E quindi nella realtà fenomenica possiamo avere dei maschili con le quali le cose si sono rotte, hanno voglia di parlare, hanno paura di vedere nel loro subconscio, però allo stesso tempo c'è questo paggio di bastoni, la paura di comunicare, adesso che faccio? Un po' diciamo in convalescenza, un po' così, ok? Vediamo qual è il blocco karma del maschile in questa settimana. E in questa settimana, scusami, ho detto atemporale, vabbè, per abitudine. Vediamo. Da quando guardi questo video comunque, qual è il blocco karma che si apprestano a superare i maschili? Rispetto alle circostanze, rispetto a una lei, rispetto all'altra persona fuori di sé. Non a caso il re di coppe, sentire le proprie emozioni, andare nel proprio subconscio, sentire le proprie emozioni e palesarle. Essere in contatto con le proprie profondità, un uomo che ad occhi chiusi sente le proprie profondità e sente cosa vuole il suo cuore piuttosto che le sue paure.
no? Quindi qua abbiamo dei maschili che hanno necessità di mettersi in contatto con le loro profondità, di aprire il cuore, come ti dicevo nell'inizio di questo video, tutta l'umanità si sta svegliando dal terzo chakra, passiamo al quarto, e quindi la necessità di toccare le proprie profondità è al blocco, cioè quello che il maschile deve fare. E di conseguenza cosa succede quando tocchi le tue profondità? Che vai verso la verità, l'autenticità, che vai verso la bellezza, il darsi, il re di coppe è il darsi, dà le sue emozioni, no? Si dà agli eventi, si dà quello che accade a fede re di coppe e al blocco, ciò vuol dire che è quello che sta il maschile evolvendo in questi tempi. Ok, vediamo da questa parte il femminile. Poi ovviamente le carte ci servono a vedere, non a caso è uscito solo un arcano maggiore che è la luna, no? Come vedete l'arcano maggiore poi dà il senso del tutto, no? Ci sono persone che vivono questa necessità karmica all'interno di relazioni, ci sono persone che vivono questa necessità karmica, come può essere successo a mio padre, crisi respiratoria, ci sono persone che a seconda di quello che prevede il proprio karma si palesa ciò che è perfetto per te per farti rilasciare attaccamenti, resistenze e paure. Ok, vediamo da questa parte. Energia. Allora, non avevo ancora 4 di denari, non si sa, stavo parlando di qua o di là. 4 di denari mi parla, infatti, credo che sia riferito a lui, sul maschile che si tiene tutto dentro nel 4 di denari. Quindi adesso partiamo. Balbetto più del solito oggi. Ho una marea di energia dentro. Chissà cosa ne verrà fuori. Bah, staremo a vedere. Io so di non sapere, mi appello a Socrate. Allora, energia attuale del femminile nei confronti del maschile o energia attuale del femminile, vediamo un po'. Energia attuale del femminile. Ah no, è riuscito il 4 di denari. Ma pensa un po', energia attuale del femminile stare. Cos'è il 4 di denari come energia? Prima carta, il stare. Sto dove devo stare. Sto nel mio, 4 di denari. Sto nel mio. Ok. Il mondo, sto nel mio. Si sta aprendo una nuova fase della mia vita con il mondo, no? Sto nel mio, non forzo gli eventi, non forzo le cose, sto nel mio, ok. Quali sono i pensieri, i pensieri del femminile? I pensieri di lei? Asso di coppe. Allora, qua ci sono femminili, il femminile pensa, nei pensieri di femminili c'è la voglia di aprirsi emozionalmente. L'asso di coppe, qua ci sono due ragazzi, due persone che si baciano. E l'asso di coppe è l'energia psichica che si risveglia in te. Non è il 2 di coppe ancora, no? L'energia psichica condivisa con l'altro, anche l'unione. E l'asso di coppe, cioè l'energia psichica che si risveglia in me con questa coppa. Sto pensando di voler darmi, di volermi dare, sto pensando di volermi dare a una causa, a qualcuno, a una circostanza, a un evento, sto pensando di volermi dare. Adesso sto nel mio 4 di denari, però la cosa giusta che so che devo fare è darmi, asso di coppe. Se poi questo darmi è una causa, un obiettivo, una relazione, è il darmi, l'offrirmi, l'asso di coppe. E qua abbiamo il cavaliere di bastoni, sto pensando di darmi, di muovermi verso questo darmi. Cosa hanno nel cuore i femminili? Cosa ha nel cuore lei? All'8 di denari, i femminili vogliono darsi a qualcosa che le appassiona. I femminili vogliono manifestare la loro energia psichica in ciò che le appassiona. L'8 di denari del cuore mi parla di femminili che si sentono appassionati a qualcosa, a una causa. E queste due carte di denari mi fanno pensare soprattutto al dare l'amore nella materia, che può significare anche nell'aiutare qualcuno. Praticamente, i denari sono la pratica, la vita pratica, la materia, oltre al lavoro pratico. Ma l'asso di coppe con queste due carte qua mi fa
pensare che proprio i femminili vogliono darsi con l'asso di coppe nella pratica, nella materia, ciò che le appassiona, ciò a cui si sentono motivate con l'asso di coppe. Può essere una relazione, ripeto, può essere una causa. Fatto sta che vogliono darsi concretamente con l'otto di denari nel cuore e quindi anche tramutare la loro sofferenza in opere d'arte. Qua c'è una persona che dipinge, un'opera d'arte che non è soltanto dipingere un quadro, un'opera d'arte è anche portare una torta a chi ha bisogno, un'opera d'arte, tutto è un'opera creativa, un'opera d'arte. Anche fare, io in questi giorni in ospedale mi mettevo a fare delle potenti benedizioni a tutte le persone che vedevo lì, che soffrivano, anche ai parenti delle persone stesse. Quella è un'opera d'arte, è un'opera d'arte. Sabbe satta su chi contu, quindi i femminili sono in questo stato. Ok. Vediamo qual è il blocco karma del femminile che si appresta a superare nei confronti delle circostanze relative a una persona. L'otto di spade, superare i propri limiti mentali. Abbiamo questa immagine molto evocativa di una persona che soffre rannicchiata in una metropolitana, in disuso, e quindi qual è il blocco karma del femminile in questa settimana? Di nuovo in questa settimana, in questo tempo in cui stai guardando il video, superare i tuoi limiti mentali. Superare i tuoi limiti mentali, smettere di essere vittima, come abbiamo detto prima, delle emozioni, smettere di essere vittima degli eventi, ma essere mago co-creatore dell'evento stesso, ossia mi alleo al Dio, all'evento. Ok, continuiamo. Continuiamo, abbiamo visto come stanno internamente, vediamo nella realtà fenomenica cosa accade, quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei o le intenzioni di lui, le intenzioni del maschile. No, 2000 carte, no, una alla volta. Le intenzioni del maschile è verso una lei. Qua abbiamo re e regina di coppe. E questa è un'indicazione molto forte. Le intenzioni di lui sono verso una lei. Ci sono intenzioni di il maschile vuole darsi alla sua parte femminile, connettendosi con le sue emozioni, che è proprio il blocco che stanno attraversando. Quindi hanno intenzioni verso un femminile, che può essere una donna, o può essere un uomo con energia femminile, che li ispira, con maggiore energia femminina. Fatto sta che le intenzioni dei maschili sono proprio quelli di verso il femminile, verso lei. Andiamo a vedere verso lei quali sono le intenzioni adesso. Ci hanno messo come prima carta lei. Ah, vi stavo dicendo perché è indicativo re regina di coppe. Perché in questo tempo maschile e femminile devono unirsi empaticamente, emozionalmente. E ci sono dei maschili che vedono in dei soggetti femminili o anche maschili che hanno più energia femminile la chiave con il loro esempio, cioè questi femminili li fanno da esempio ai maschili per aprirsi emozionalmente con la necessità di connettersi con le proprie emozioni. Andiamo a vedere quali sono, su questa regina di coppe, le intenzioni di lui nei confronti di lei. Sono quelli di parlare e di esprimere le proprie emozioni. Cavallo di spade. Di passare all'attacco verso i femminili o verso il suo femminile stesso. Attenzione. Cioè, passare all'attacco significa mi do, parlo, mi muovo verso il mio femminile o verso una lei in modo diretto, autentico, prendo ferme decisioni. Ok, andiamo a vedere, queste sono le intenzioni, vediamo però nelle azioni, quali sono le azioni di lui nei confronti di lei. Infatti prenderà le giuste decisioni in conformità del suo profondo sentire. La giustizia, secondo arcano maggiore che esce nella stesa sul maschile. Giustizia e luna, se vogliamo ricondurre anche a questo. Ci sono due arcani maggiori potentissimi che mi dicono che il tempo del femminile, la luna, affinché le proprie profondità siano tue alleate, è giunto il tempo, la giustizia. La giustizia mi parla qua di azioni conformi a sistemare le cose con il proprio femminile. Azioni risolute, azioni profondamente connesse con le proprie emozioni, e tali azioni si traducono sul piano fenomenico anche nel rapporto che i maschili avranno con l'altro fuori di sé. Azioni giuste, vagliate dalla propria intuizione, dal proprio cuore, dal proprio sentire. Ok. Energia finale di lui nei confronti di lei.
La morte, pazzesco, cambio radicale, terzo arcano maggiore che è uscito da questa parte, cosa ci dice? Che il cambiamento avviene. Il cambiamento rispetto a cosa? Rispetto a prendere decisioni, a sistemare cose in conformità col proprio sentire, non avendo paura delle proprie emozioni. Ok, bellissimo e potentissimo, vediamo da questa parte. Energia, quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui o le intenzioni di lei? Due di bastoni, qua c'è un ragazzo che sta in un caffè con un caffè, un cappuccino, un tè, il computer, sta programmando. Le intenzioni sono quelle di... I due di bastoni cos'è? Un'apertura di cammino, molto simile al tre di bastoni. Prendere delle decisioni, però la via è già aperta. Il due di bastoni viene dopo l'asso di bastoni, no? Il fuoco si è acceso. Prendere delle decisioni. Quindi faccio questo, quest'altro, intanto programmo, c'è una programmazione in atto per i femminili, delle intenzioni. Quali sono le azioni che faranno i femminili? Le azioni di lei? Bellissimo, agirà come una vera principessa, come una vera regina, regina di bastoni. Mi parlano di azioni femminili risolute, magiche, potenti e magnetiche su più fronti della loro vita, due di bastoni. Quindi programmare strategicamente con il suo potere psichico nel portare nella materia, nel fare delle azioni che abbiano a che fare con il loro valore, il valore del femminile, che fa azioni concrete nella materia superando i propri limiti mentali, non avendo paura e di conseguenza su più fronti, due di bastoni. Le decisioni sono magiche perché c'è la regina di bastoni e quindi c'è sul femminile la risolutezza del femminile nel fare azioni magiche. Una donna che parla in pubblico qui con il suo gatto, no? Cioè una donna guidata dalle sue intuizioni, femminili guidati dalle sue intuizioni che hanno il coraggio di parlare pubblicamente, di dimostrare la loro forza pubblicamente. Pubblicamente cos'è? Anche il proprio Parlamento interno, mi verrebbe da dire, rispetto a tutte le voci della mente e di conseguenza portare questa consapevolezza all'esterno parlando pubblicamente, essendo un esempio di forza. Ok, energia finale di lei, asso di spade. Bellissimo, asso di spade, parlare, il parlare pubblicamente, parlare, decisioni chiare, lucide, comunicazioni giuste, corrette, che provengono da una profondissima regina di bastoni, che è una profondissima maga, una strega, una curandera, una sciamana. Ok, asso di spade quindi come energia finale per il femminile è prendere decisioni chiare, lucide, in conformità del proprio potere personale su più fronti, portando nella materia, producendo nella materia risultati. Che questi risultati siano con una persona o più circostanze, due di bastoni. Fatto sta che tutti gli obiettivi del femminile sono riconducibili alla prima carta del 4 di denari, che è la sua stabilità. Cos'è che ti dà stabilità? Bene, programmo, faccio, agisco con consapevolezza, asso di spade. Wow, mamma mia, wow wow wow, wow wow wow. Come vedete, qua non ci sono arcani maggiori, da questa parte sì, perché è il femminile, i femminili dentro di voi, il femminile sveglio, risvegliato, non ha necessità di intervento divino, passatemela questo termine per farvi capire. Ci sono i maschili sia incarnati come uomini che il tuo maschile interno su cui sta lavorando la divinità in modo prepotente. Non è proprio corretto dire così, ma passatemelo perché sto cercando di spiegarvi. Qua non ci sono arcani maggiori, ciò vuol dire che i femminili stanno una bomba, il femminile interno, ognuno di noi sta una bomba. Poi a chi ha più o meno resistenza al proprio femminile si sente la pesantezza. Mi spiego? Ok. Ok, quindi tu stai riprendendo? Sì. Quindi, allora, andiamo a farci adesso le specifiche. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, su di lui con la luna.
10 di coppe. Qua abbiamo la voglia straordinaria di condividere amore con i maschili e infatti c'è la paura di condividere tutto questo amore, anche la paura di essere felici, la paura della felicità. Si stanno confrontando con questa, la felicità piena. Non a caso, se c'è di coppe al blocco, la felicità piena, anche per vedere un semplice fiore sbocciare, si sta lavorando su questa felicità piena, ok. Anche una felicità condivisione familiare, qua ci sono dei maschili che possono avere delle paure relative alla famiglia anche, no? Vediamo il paggio di bastoni nei pensieri, paggio di bastoni nei pensieri, 2 di bastoni anche qui, però hanno intenzione proprio di muovere dei passi verso lidi sconosciuti con entusiasmo. Vediamo cosa hanno nel cuore 8 di spade. E beh, c'è il cavaliere di spade, hanno intenzione hanno paura delle proprie emozioni, però si vogliono risolvere, c'è un po' di trazione qua, no? Allo stesso tempo vogliono tagliare le proprie resistenze all'amore con una bella spada. Vediamo, anche se hanno dei limiti, ma vogliono farlo questo, perché al blocco il re di coppe è indicativo del lavoro, no? Che devono fare. E il re di coppe al blocco, qual è il blocco del maschile nei confronti di lei rispetto alla situazione? Re di coppe e l'asso di spade, la chiarezza emozionale ed è quello che faranno, e l'abbiamo visto qua, chiarezza emozionale, che grazie al femminile, asso di spade l'abbiamo anche qua, faranno, grazie al loro femminile interno e anche a degli esempi femminili esterni, e lo vedevamo qua l'esempio. Intenzioni di lui nei confronti di lei, regina di coppe, cavaliere di spade. Vedi, qua abbiamo un 5 di bastoni, abbiamo dei conflitti con dei femminili che i maschili vogliono risolvere, acclimatandosi al sentire dei femminili con i quali stanno in tensione, acclimatandosi al sentire perché i femminili li stanno facendo da esempio. Quindi risolvere anche questioni di tensione legate a questa circostanza. Le azioni che farà il maschile, scusate un attimo. Eccoci qua ragazzi miei ragazzi, come quando la situazione si sistema arrivano idraulici, elettricisti. Ok, allora vediamo un po' le azioni del maschile con la bilancia, con la giustizia, scusami, le azioni del maschile. 9 di denari, prima di tutto vogliono riprendersi loro stessi. 9 di denari, sempre nella pratica, nella materia, sono azioni del maschile volte ad avere cura di loro stessi, no? Ad avere l'aspetto psicosomatico, scusami, l'aspetto psicospirituale e fisico in equilibrio, no? Prendere delle decisioni giuste, 9 di denari, acclimatandosi al proprio sentire, prendere delle decisioni conformi al proprio cuore per stare bene. Il 9 di denari è la soddisfazione personale sul piano pratico e della materia. Quindi anche, cos'è la materia? Il fisico, no? Anche lo stare bene psicofisicamente. E quindi prendere delle decisioni giuste in questo senso, fare dei cambi, dei tagli che hanno a che fare con acclimatarsi al proprio cuore per prendere queste decisioni giuste. Ok, pensare al proprio benessere personale e quindi di conseguenza il benessere personale ha a che fare con la propria natura intima, no? Vediamo con la morte. E poi c'è un bellissimo re di bastoni. E allora, equilibrio psicofisico raggiunto, fanno azioni prima di tutto di riprendere in mano il controllo della loro vita, della loro situazione, anche stare in equilibrio con loro stessi, e di conseguenza abbiamo subito la morte con il re di bastoni che mi fa pensare proprio al fatto: adesso sto bene psicologicamente e faccio azioni funzionali a questo fuoco interiore che ho, no? E quindi vado a risolvere diverse circostanze sulla base di questa nuova consapevolezza. Ok, vediamo un po' il re di bastoni ancora, re di bastoni ancora, re di bastoni ancora, e poi abbiamo la papessa, seguire le proprie intuizioni. E qua mi fanno pensare con la papessa e la regina di coppe qui che c'è questa la necessità di acclimatarsi al proprio sentire interiore che gli permette di fare azioni conformi alla propria autenticità, no? Qua nel piano fenomenico possiamo anche avere una dualità contraddistinta a seconda dei diversi maschili che abbiamo che abbiamo in considerazione, insomma, con altre donne. Quindi, ma qual è il succo di questa cosa? Abbiamo come prima carta la luna, cioè la necessità di spingersi nel regno di Ade, nel regno ctonio sotterraneo della profondità, non averne paura, mettere
tagliare quei limiti che ostacolano la necessità di esprimere la propria autenticità, risolvere la dualità. E quindi, come vi ho detto anche prima, nella misura in cui ognuno di noi ha un certo karma, di conseguenza abbiamo le immagini necessarie per il nostro karma. Alcuni maschili possono avere immagini di dualità, di femminili, altri altre situazioni che non c'entrano con le relazioni, ma possono essere, no, il caso di la necessità di seguire le proprie intuizioni rispetto al loro stato psicofisico che si può manifestare in altri contesti. Ok, quindi andiamo ancora avanti con Re di bastoni. Re di bastoni, Re di bastoni, qua il 10 di spade, certo. Allora, qua i maschili vogliono superare la dualità, chiarissimo, che questa dualità si differenzi con situazioni di triangolazioni, eccetera, questo vogliono fare. E per non aver seguito la propria intuizione, per non essere in contatto con la propria legge interiore, la papessa è colei che studia, no? Vogliono superare tutto questo e chiudere quelle circostanze che hanno a che fare con questa dualità, ok? 9 di denari con la giustizia nelle azioni, dice mi riprendo l'equilibrio psicofisico e anche mi concentro su ciò che praticamente mi fa stare bene. Questo mi dà la sostanza per agire anche nei rapporti interpersonali. Ok, andiamo a vedere da questa parte con gli altri. Andiamo a vedere da questa parte, abbiamo il 4 di denari, energia attuale del femminile 4 di denari, energia attuale del femminile 4 di denari. La papessa, appunto, qua abbiamo, come ti ho detto anche prima, la papessa con il 4 di denari, sto qua, sto nelle mie cose, seguo la legge spirituale, sto nella mia serenità, nel mio intuito per la mia stabilità, no? La mia stabilità di adesso è questa, il momento presente, 4 di denari, sto qua con la papessa. I pensieri, appunto, qua si è girata un'altra carta, cavaliere di spade, qua nei pensieri vediamo un po', asso di coppe, asso di spade. Appunto, i femminili hanno le idee chiare su come agire con i propri poteri psichici, cioè vogliono parlare, vogliono essere propositive con questa regina di bastoni, ma soprattutto hanno con questo asso di spade sull'asso di coppe, abbiamo due assi qua nel femminile, la necessità di avere le idee chiare sulla base della necessità di darsi con questo asso di coppe, come vi ho detto anche prima. 8 di denari nel cuore, 8 di denari nel cuore. Qua abbiamo un 8 di coppe, un cambio emozionale. Un cambio emozionale che le porta a radicarsi nella materia. Hanno intenzione anche di andare via da situazioni che non sono più, hanno le idee chiare, asso di coppe, asso di spade, di allontanarsi da emozioni emotivamente non più evolutive, diciamo, e come vi ho detto prima, differenza anche, no, dolore, sofferenza, quindi stando nel dolore sì, ma l'hanno tramutato in energia pratica con l'8 di denari, andando via da circostanze che richiedono, che hanno sofferenza in sé, cioè la sofferenza protratta e poi qualcosa che non è più funzionale all'evoluzione, no? E abbiamo il libero arbitrio per scegliere, in quel caso, anche come diceva Cartone. L'8 di spade al blocco, 8 di spade al blocco, 8 di denari, guarda un po', superare le proprie paure per fare azioni nella materia, soprattutto situazioni riguardanti la paura di mettere in pratica la propria energia psichica, 8 di spade, 8 di denari, asso di coppe nella mente con l'asso di spade. Ci possono essere per alcuni femminili, se noi lo decliniamo nella realtà fenomenica, di alcuni femminili che hanno intenzione di appassionarsi a qualcosa a livello pratico e lavorativo, superare le proprie paure legate all'ambito lavorativo di qualcosa che ti appassiona, della serie faccio ciò che mi piace però non mi dà da mangiare, cioè però vediamo, cioè nel senso mi applico lo stesso, quindi allontanarsi anche da quelle circostanze lavorative che non le rendono soddisfatte e di conseguenza superare le paure in questi termini, ok? Andiamo a vedere il 2 di spade, scusami, il 2 di bastoni, nelle azioni 2 di bastoni, 4 di denari, i femminili qua stanno programmando ciò che le dà maggiore stabilità, ciò che le dà stabilità come essenziale. Ok, vediamo sulla regina di bastoni e le azioni regina di bastoni,
Vedi, Cavaliere di Denari, che ti ho detto prima. Allora, qua vedo i femminili molto produttivi, nel senso portando la loro energia nel piano pratico e materiale, la loro magia, la loro energia nel piano pratico e materiale, ma soprattutto partendo da ciò che è essenziale. Cioè cos'è che mi dà l'essenziale nella quotidianità? Perché da lì parto per avere tutto, perché l'essenziale è il tutto. Poi ciò che arriva è ciò che mette, ciò che arriva in più è ciò che ti dà, è come se non vede il di più il femminile, questo è il senso in questa settimana, grande potere su ciò che è essenziale, no? Il qui ed ora, investendo su ciò che le piace, su ciò che anche superando le proprie paure. Superando le proprie paure. Molti femminili qua vanno via da un vecchio posto di lavoro con questo 8 di coppe per dedicarsi a ciò che li appassiona, superando le proprie paure del non riuscire a farcelo. Asso di spade, energia finale. Asso di spade, energia finale. E qua abbiamo il giudizio, bellissima carta, mi parla di una resurrezione di consapevolezza, l'asso di spade è la consapevolezza, no? La mia consapevolezza prende forma anche nella materia con tutti questi denari, portando i frutti. Quindi qua abbiamo con l'asso di spade il giudizio, la resurrezione per quanto riguarda la consapevolezza. Il femminile risorge a nuova consapevolezza. Ok? Allora, adesso andiamo a vedere con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Andiamo a vedere adesso qual è l'energia profonda di questi maschili che sono stati toccati da energie potenti, karmiche e direi kali-yugiche, diciamo così. Vediamo un po'. Allora, maschile, energia di lui nei confronti di lei, energia del maschile nei confronti del femminile. Sto affrontando tutte le mie paure, strano, l'abbiamo appena detto. sono continua la luna, sto affrontando le mie paure, l'importante è che ci sei, ok? L'importante è che ci sei. Sto affrontando tutte le mie paure, infatti, cos'altro? Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno, lo farei. Così poi potrò vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Quindi qua abbiamo una grande forza interiore da parte del maschile che gli sta arrivando da tutto quello di cui abbiamo parlato prima. Quindi ci sono dei maschili che faranno azioni rispetto a dei femminili e risolveranno la propria dualità, perlomeno rispetto a quello che abbiamo detto. Altri maschili che se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, così potrò vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci, no? Cioè, nonostante stia nell'inferno, qua, nell'inferno del Kali Yuga, nell'inferno del dolore, però cosa succede con questo re di bastoni, con questa morte, con questo cambio? Io faccio azioni che sono animate proprio dalla mia stessa paura che si trasforma in coraggio. Il re di bastoni qua sull'aspetto positivo è proprio il coraggio di affrontare quelle paure e vivere nell'attimo, vivere nel qui ed ora. Quindi ci sono maschili che li vedremo in questa veste. Cos'altro? Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. E vediamo proprio la necessità in questa settimana Re e Regina di Coppe di acclimatarsi al proprio sentire. Cioè i maschili devono sviluppare, stanno sviluppando grazie all'incontro con le proprie profondità una certa empatia, una certa compassione, dove vedono nella diversità non una diminuzione, no? Ma vedono un arricchimento con l'altro e quindi iniziano a non respingere la diversità dell'altro. Di conseguenza cosa succede su un altro livello? Iniziano a non respingere nemmeno la propria oscurità, ma bensì si fanno alleati con la propria oscurità. E cosa dicono? Siamo talmente diversi, yin e yang, cioè ci completiamo l'uno con l'altro. E quindi ci sono questi maschili che iniziano a maturare questa consapevolezza. Ok. Adesso andiamo a vedere con queste, con le mensaje de amor baraja de oráculos, ragazzi miei ragazzi. Vediamo un po' cosa ci raccontano i nostri maschili in questa settimana. Vediamo un po'. Perseguidor, acibicchia, no quiero perseguir más. No, questo non vuole andare. Perseguidor, no quiero perseguir más. Cioè, non voglio perseguire più questa condotta. Quello di cui è un po' insunto di quello che ci stanno
quello che ci sta dicendo questo oracolo, no? È un po' un sunto di quello, non voglio più perseguire questo tipo di condotta in cui non mi sento unito con le mie emozioni, no? Non voglio avere paura, non voglio perseguire Mas nell'avere paura, è questo il senso, non voglio più avere paura. Cos'altro? L'esperanza è proprio la parola che meno mi piace. Aún no he rinunciato a nosotros. Qua ci sono ancora non ho rinunciato a noi, no? E qua è proprio quello che ti dicevo, ci sono maschili che non hanno ancora rinunciato a una certa relazione o non hanno ancora rinunciato a cosa. Se noi spostiamo la relazione dal livello della dualità su un livello più alto, non ho ancora rinunciato a cosa? Non ho rinunciato ad allearmi al mio femminile, la parte buia, che è la parte oscura, che non è assenza di luce, no? Ma è dove la mente ha paura di entrare. Di conseguenza questo poi si declina nelle varie situazioni fenomeniche, nella realtà i maschili che non smettono di rinunciare a qualcosa e fanno azioni in virtù di quella persona o di quella circostanza. Ok, continuiamo. Assenza. Sento che mi falta una parte dei miei senti. È chiaro che ti manca una parte senza lei, cioè voglio dire. Assenza. Sento che mi manca una parte di me senza di te. Ovviamente qua i maschili, dopo eoni, e noi ci facciamo un applauso a questi maschili che dopo eoni si sono resi conto che senza la loro parte femminile non vanno da nessuna parte, insomma. Quindi sento che mi manca una parte di me senza di te. Quindi è proprio questo momento straordinario del Kali Yuga in cui abbiamo l'opportunità di fare il più grande salto che si possa fare per l'umanità, cioè dove quando sentiamo qualcosa è qualcosa che la sentiamo amplificata rispetto a come l'avremmo potuta sentire in altri momenti storici, no? Quindi ci sono maschili che hanno la speranza di non, come dice qua sopra, aún no hai rinunciato a nosotros, ancora non ho rinunciato a te, sento che mi manca una parte di te, di me senza di te, non voglio più perseguire ad avere questa condotta. Quindi abbiamo questi maschili che con grande consapevolezza, chi più chi meno, ok, andranno verso questa apertura emozionale. Ok, adesso iniziate a ridere, ragazze mie, ragazzi, iniziate a ridere con i miei nuovi oracoli, dove non capirò una mazza, perché non solo è scritto in inglese, ma è scritto anche in corsivo. Quindi io supererò i miei limiti nel rendervi palese la mia goffaggine in questo. Allora, superiamo questi limiti, France, dai, superiamo questi limiti. Vai, superiamo questi limiti. Datti, datti. Io sono alleata alla mia goffaggine. Io sono alleata ai miei limiti. Che solo se ci alliamo ai nostri limiti diventano i nostri più potenti alleati, appunto. Quindi, allora, vai, France, vai. Mi arriva una carta, ma mi esce un poema epico in inglese. Anzi, Shakespeare. Esce Shakespeare. Eccola. Responsabilità. Ah, beh, questo è facile, voglio dire, responsabilità, si è capito. Responsabilità. Allora, leggiamo insieme il corsivo, ragazzi. Romance interiped. Ecco, romance, quindi romance significa storia, no? Duties come first. Non ho capito una mazza, non voglio cercare su Google la traduzione. La responsabilità. Qua c'è un magoman, qua c'è un signore magoman con lei che si così. Allora, vabbè, romanzo interdipendente, io qua credo che sia l'interdipendenza, no? Il sentirsi dipendenti l'uno dall'altra, penso. Penso che ci si voglia emancipare col 9 di denari, qua che ci viene subito in aiuto, con la giustizia 9 di denari ci si voglia emancipare da questa interdipendenza e quindi l'emancipazione. Che cos'è l'emancipazione se non è responsabilità, no? Perché come vi dico sempre, la mente si sente in colpa di alcune questioni, delle situazioni, invece l'anima invece si rende responsabile, quindi è come se anche responsabile delle proprie azioni, di quello che si è proiettato in qualità di immagine della loro vita fino a questo momento, no? Quindi ci sono maschili che si rendono responsabili delle immagini che hanno proiettato, cioè degli eventi che li sono accaduti nella loro vita, anche i fenomeni di interdipendenza. Ok, self love, amore per se stessi, guarda un po' se non è il 9 di denari.
Guarda un po' se non è il 9 di denari, amore per se stessi. Love yourself first. Ok, questa l'ho capita, ragazzi. Bottone, sì, ok, per me amore per se stessi. Quindi ci sono dei maschili qua, l'energia maschile è proprio così, amore per se stessi, la necessità di rendersi responsabili davanti alle proprie proiezioni. E quindi qua abbiamo dei maschili che sentono speranza o sentono comunque assenza, però qua abbiamo dei maschili maturi, ci sono voluti eoni magari di anni, anche il nostro maschile interno, però alla fine ce l'abbiamo fatta, insomma, quindi si prendono le responsabilità delle proprie azioni. Quindi nella misura in cui abbiamo dei maschili che vanno incontro a dei femminili, sono dei maschili che si sentono responsabili, ma non la responsabilità col senso di colpa, no? Ce lo spieghiamo sempre, cioè si sta creando, come vi dicevo anche prima, l'apertura di questo quarto chakra, no? Porta a degli incidenti di percorso, porta a zoppicare un po', a far così, però è come se stiamo nascendo a questa nuova consapevolezza, quindi è l'amore per se stessi, che non è per se stessi in quanto ego, in quanto io, terzo chakra, ok. L'amore per se stessi significa che quando ti senti una pluralità, una forza, una coralità di spiriti, quando la tua volontà non è più scollegata dalla volontà cosmica. Amore per se stessi significa amare tutto ciò che ti circonda. Questo è il tipo di umanità a cui stiamo andando incontro. Ecco, la responsabilità è verso questo tipo di approccio alla vita, no? E quindi incontriamo anche dei maschili più maturi, maturità emozionale, adultità emotiva, adultità animica. Ok, mettiamone ancora, così vediamo se mi esce il poema epico, ve lo leggo in inglese e ci metterò 16 ore per leggervelo a sillabe. Vediamo, allora, un'altra, eccola, sono uscite due, le teniamo. Forever Young, e beh, questa la so perché c'era la canzone, cioè Forever Young, ecco quella, per sempre giovane, una canzone appunto of youthful playfulness, vabbè, una canzone per qualche cosa. Vabbè, no, non mi sto impegnando comunque. Le ho prese apposta, non ho tradotto nessuna parola proprio perché volevo il bello della spontaneità. Quindi Forever Young, quindi qua con questo 9 di denari e la giustizia ci sono maschili che si stanno riprendendo la propria salute psicofisica, appunto, per sempre giovani, no? Per sempre giovani cosa vuol dire? La giovinezza non è una questione di età anagrafica, lo spieghiamo sempre, lo sappiamo, è come ce l'hanno voluta indottrinare, educastrare a credere, no? In questo sistema di Kali Yuga dove si vede soltanto l'apparenza, no? Pensate che la giovinezza, la bellezza, anche ce lo diciamo sempre, in termini, in altri tempi, erano altri canoni, erano i grandi saggi, erano bellissimi, anche le sciamane con quelle rughe che denotavano, no? Che denotano la profondità, impressionante, la bellezza impressionante, ok. Quindi a parte questo, Forever Young è proprio sentirsi giovani, che puoi esserlo anche a 120 anni, è una... La giovinezza ha a che fare con quando percepisci la bellezza in tutto ciò che esiste, no? Ecco, e diciamo che noi quando andiamo più avanti con l'età e ci rapportiamo sempre a minor, la superficialità, comunque sia il superfluo, decade sempre di più il superfluo, cioè se lasciamo fare alla nostra natura selvaggia, che poi è la natura, se lasciamo fare alla natura, ci toglie del superfluo e ci fa vivere nell'essenziale, e quella è la semplicità, è come i bambini che vivono con l'essenziale, ok? E questo Fearless Love, qua abbiamo la fatina, Lip in a Woman, ah, qua abbiamo la fata dei sogni, un po' la fata turchina. Qua ci sono dei maschili che tornano a sognare come da bambini, tornano a sognare come da bambini, e un po' anche una... E non a caso questo paggio di bastoni lo indicavano. È come se qua abbiamo l'amore di fata. Cos'è l'amore di fata? I bambini sono innamorati delle fate. Cioè, l'amore di fata è come se i bambini sono proprio innamorati dell'aspetto reale della vita, perché ricordiamo, abbiamo coniato la nuova formula psichica, è reale perché è irrazionale e quindi non si può gestire con la mente, quindi è reale. Quindi
innamorarsi della fata è come innamorarsi della parte reale della vita, innamorarsi dell'altra parte, la parte femminile. E quindi qua abbiamo dei maschietti in questa settimana belli, pimpanti, come se niente fosse. No, non è come se niente fosse. Però è questo il senso, ok? Ok, adesso mettiamo un'ultima carta oracolo. Mettiamo un'ultima carta oracolo. Che ci mettiamo ragazze qua? Che ci mettiamo ragazze qua? Che ci mettiamo? Bah, boh, vediamoci questo. Vediamo un po' con i sefiri, con gli Angelion. Vediamo un po' con gli Angelion. Vediamo un po'. Allora, una carta su di lui, una carta sull'energia maschile, una carta sull'energia femminile. Maschile. Pacificazione dell'albero genealogico, ma va strano, è che stiamo pacificando la genealogia. E qua c'è una bellissima, questa è una carta stupenda sul maschile, pacificazione dell'albero genealogico. Cioè, con questa consapevolezza, ricordiamo che il maschile da questa parte è il tuo maschile interno, no? Quindi, che cos'è in questo caso il maschile anche, no? Le azioni che andiamo a fare sono azioni con questa consapevolezza che vanno a pacificare anche gli spiriti perturbati dei nostri antenati. Cioè, qua è libero uno, libero tutti, cioè il senso è questo, no? Quando un discendente si risveglia alla consapevolezza, libera tutti i propri antenati, libera gli altri, gli spiriti perturbati che si manifestano nella realtà sotto forma di malesseri, di forme anche malattie, di incidenti, situazioni che si ripetono. Ok, cosa stanno facendo il maschile? Qual è l'azione? L'azione è quella di risvegliarsi per pacificare tutti gli spiriti perturbati, ossia per liberare, e questo cosa comporta? La liberazione di tutta la genia, cioè una cosetta insomma. Pacificazione della biogenealogia, e questo comporta anche prendersi la responsabilità, ma questo fondamentalmente è perché ci si assume la responsabilità e quindi non si è più colpevoli o la vittima, è quello che abbiamo detto all'inizio del nostro Luileno. Quindi assumersi la responsabilità di tutte le immagini proiettate nella nostra vita ci porta alla pacificazione dell'albero genealogico. Libera tu, liberi tutti. Ok, vediamo sugli lei. È strano che il femminile c'ha l'ispirazione. Vabbè, i femminili stanno come vedete, i femminili stanno. No, stavo cercando di vedere una cosa, se c'erano altri arcani maggiori da questa parte. Invece il giudizio e la papessa, non a caso. I femminili sono settimane che stanno potentissimi, è l'energia femminile che è potente a livello collettivo, ok? Che fa risvegliare. E quindi è che ti detta i passi da seguire, non a caso ispirazione. I femminili saranno ispirati da cosa? Da tutta questa bellezza e questa saggezza. Vedranno la bellezza in tutto. Ma questo, ripeto, è il femminile in ognuno di voi che vi ispira nel fare cosa? Nel fare cosa? Nel risveglio per la pacificazione dell'albero genealogico e quindi libera tu, liberi tutti. Ok? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, io per oggi concludo qui. Vi ripeto, sono commossa per tutto quello che mi avete scritto, per tutto quello che centinaia e centinaia di messaggi, di mail, è stato bellissimo, grandioso. Ricordatevi che stiamo cambiando l'umanità, cambiando noi stessi e l'approccio. E la cosa essenziale, ciò che ci dà, ciò che ci riempie, è il darci a quello che ci accade. Ciò che ci riempie di più è il darci alla nostra natura, a quello che ci accade. Questo inizia a scardinare tutte quelle barriere che ci sono sul cuore, vediamo qua sul femminile, e andare, come ci insegna il femminile da questa parte, allontanarsi con l'otto di coppe da ciò che emotivamente è la zona comfort, che sono anche i nostri attaccamenti, resistenze, e portare nella materia con l'otto di denari il nostro pragmatismo ispirato. Ok? Quindi grazie, grazie, grazie ragazze mie ragazzi, con tutto il mio cuore, grazie, grazie in eterno. Io concludo qui, ci vediamo prestissimo e vi abbraccio una a una e come sempre che tutti gli dei vi benedicano.
Mua.